Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. La famiglia si è ancora allargata, stavolta abbiamo l'avvocato Paolo Fortina. Benvenuto Paolo. Grazie Vito. Perché qui? Perché Paolo? qui? Tutti si chiederanno. Non perché qualcuno ci abbia anche il primo che se lo chiede è lui, ovviamente. Non perché qualcuno ci abbia fatto causa, ma perché Paolo è un esperto di copyright, di diritto industriale presso NL Studio Legale di Milano e in particolare è specializzato in diritto d'autore e con questioni, sai, di intelligenza artificiale, ma di chi è, a che appartiene. Io credo che avere l'esperto potrebbe essere utile. Siamo qui riuniti perché ci siamo posti una domanda che credo interessi veramente un po' tutti quelli che hanno a che fare col mondo della musica e in particolare con questa benedetta o maledetta, secondo i punti di vista, intelligenza artificiale. Ovvero, la prima domanda che ci poniamo è: se io faccio un brano con Suno, Udio o altri software di intelligenza artificiale, ma di chi è quel brano? Per arrivare a rispondere a questa domanda, innanzitutto ci vuole il super esperto, ecco, e abbiamo quindi e qui ce l'abbiamo. E qui ci siamo. Okay. E poi fare quello che si suol dire piccolo passo indietro, capire che cosa vuol dire avere la titolarità di un brano e su quali piani. Facciamo correttamente un passo indietro, perché si fa un po' di confusione e soprattutto qui siamo di fronte a uno scontro tra due modelli differenti: diritto d'autore e copyright. Tendenzialmente si confondono le cose e si può pensare che sia la stessa roba. In realtà non è la stessa roba, sono due visioni completamente diverse. Il copyright, lo dice il termine, è il diritto di copiare sostanzialmente un'opera. Non c'entra nulla col diritto d'autore. Arriviamo velocemente a Gutenberg, perché sennò partiamo troppo dalle tavolette assiro-babilonesi. Però è interessante notare che, come nell'antichità, l'autore fosse sostanzialmente irrilevante, perché l'oggetto fisico libro non era importante. Fare un libro costava una follia, bisognava uccidere non so quante pecore per fare la pergamena e quant'altro. Era un bene di lusso. Quello che importava veramente era il contenuto e ogni copia del libro era diversa. A un certo punto però arriva Gutenberg e Gutenberg cambia completamente le regole del gioco. Innanzitutto manda in pensione i copiatori. Questo a proposito di gente che rischia, che ci ha messo nel posto di lavoro. Così, pronti via, spazzati via. In seconda battuta ha reso profondamente facile copiare un libro. E quindi chi si è interessato immediatamente a questa cosa? Lo Stato. Lo Stato ha detto: ma io sono lo Stato, io dico tu puoi farlo, tu puoi non farlo. Quindi il nuce di tutta questa vicenda parte dalle prime licenze, dalle prime concessioni. E quindi anche qui il fulcro non è tanto l'autore, che è paradossalmente irrilevante, ma chi ha il diritto di riprodurre quell'opera. Certo. Le famose licenze. La stampa diventa per la prima volta un potere, e quindi un potere molto forte che deve essere, diciamo così, controllato. Questo funziona in Inghilterra. In Francia, qualche tempo dopo, siamo alla rivoluzione francese, illuminismo, sostanzialmente la circolazione delle idee e una concezione dove l'autore diventa di nuovo al centro, spazza via questi privilegi e dice: no, inventiamoci paradossalmente il diritto d'autore, quindi un'opera deve essere collegata a chi effettivamente l'ha scritta. Il codice napoleonico ha fissato il doppio canale, quindi un diritto morale originario inalienabile, per cui se io sono autore di un'opera lo rimango per tutta la vita, e un diritto derivato, che potremmo dire di sfruttamento economico e commerciale, che serve poi per far circolare. Ma queste due concezioni convivono contemporaneamente, quindi abbiamo un sistema inglese e quindi poi americano che vive sul copyright e un sistema europeo che vive invece sul concetto di diritto d'autore. Quindi io penso tanti auguri a te, pubblicamente dico che l'ho pensata e l'ho creata, e quindi quello è il momento in cui viene riconosciuto il mio diritto in quanto autore di tanti auguri a te. Diciamo, nei due sistemi, nel primo sistema te lo riconosce automaticamente da quando lo crei, indipendentemente dal fatto che tu l'abbia comunicato o meno, e tu lo devi semplicemente dimostrare, e quindi è un punto che si sposta sul piano della prova. Certo. E quindi poi le prove seguono un'altra via. Nell'altro sistema invece io devo depositare tanti auguri a te a un ufficio e dire: guardate che io ho creato questa roba. Se tu sei a tanti auguri a te in Italia
ma non l'hai depositato negli Stati Uniti, per tutti i cittadini degli Stati Uniti quello è un'opera non tutelata, Certo. perché non è stata depositata nel copyright americano. Si è dovuta trovare una sintesi. La prima sintesi è con la Convenzione di Berna. Quindi lì sostanzialmente si è voluto dire: qui non è possibile che un autore francese venga bellinamente copiato da uno americano o inglese, e quindi si è formata una sintesi dei due sistemi, dove sostanzialmente si riconosce chi è l'autore e la paternità da un punto di vista morale, ma contemporaneamente si riconoscono le dinamiche del copyright. Il problema pratico nasce in realtà in epoca moderna con database e software. Il diritto d'autore cerca di materializzare un qualcosa che è immateriale. Cioè noi incastoniamo, e questo l'ha fatto il codice napoleonico, il diritto d'autore come se fosse una proprietà. Però è una finzione. Il punto della finzione qual è? Se io ho una mela e te ne do un pezzettino, io ho quella mela meno quel pezzettino. Se io invento tanti auguri a te e tu la copi, io ho sempre tanti auguri a te nella sua interezza. Quindi si usano categorie diciamo così, materiali, al solo scopo di riconoscere un ritorno economico legittimo, ma in realtà inventato. Qual è quindi il discrimine per dire questa cosa la tuteliamo col diritto d'autore e questa cosa no? Nasce il concetto di opera creativa e di ingegno, quindi ci deve essere una sorta di creazione che permette appunto la sintetizzazione di questo concetto astratto, che sembra facile a dirsi, complicatissimo in realtà. In più, anche nel momento in cui dovessimo trovare la soluzione a questa complicazione, cioè a stabilire cosa è opera d'ingegno e cosa non lo è, a un certo punto arriva appunto l'intelligenza artificiale, e quello che fa l'intelligenza artificiale è opera d'ingegno, e se lo è chi lo stabilisce, e se stabiliamo che lo è, che conseguenze ha, e a chi appartiene. Sono tante esatto, le questioni. E oltre l'opera d'ingegno, dicevamo, abbiamo i famosi invece diritti di copyright che insistono anche sulla produzione, cioè sul brano prodotto, quello che si chiama in gergo fonogramma o in inglese master. Sì, perché quello che fa intelligenza artificiale alla fine è un master, è un qualcosa di sonoro che ha un arrangiamento, che ha un'esecuzione, che ha una parte intellettuale che dobbiamo capire a che appartiene, ma alla fine è un master. Queste due concezioni, secondo me, mettono, quando interviene l'intelligenza artificiale, mettono più in difficoltà il sistema del diritto d'autore puro. Certo. Soprattutto nel campo della musica, perché la musica è sempre una ripetizione di schemi acquisiti. Quindi quando io riconosco uno stile è perché in realtà sono dei pattern che si ripetono, certo. E infatti arriviamo adesso al punto, no, di partenza, con quella domanda che ci siamo fatti all'inizio. Di chi è il brano generato dall'intelligenza artificiale? Prima che tu ci possa illuminare su questa domanda esistenziale, è utile fare un piccolo inciso per spiegare come lavora l'intelligenza artificiale. Lo spiegheremo in una puntata più avanti, magari nel dettaglio, quindi adesso in maniera non ci interessano sintetica i tecnicismi. Il meccanismo di funzionamento dell'intelligenza artificiale musicale è quello dell'intelligenza artificiale generativa linguistica. Ciascun oggetto, ciascuna parola, ciascun concetto è trasformato in una lista di numeri. Lo stesso meccanismo è applicato alla musica. L'intelligenza artificiale, una volta codificato in numeri, trova le cosiddette vicinanze di oggetti o concetti in modo tale da offrire una probabilità e quindi delle scelte più o meno opportune in una sequenza stabilite determinate parole, si troverà la successiva, poi ci sono tutti degli schemi per andare indietro, a ritroso, e quindi la predizione è il meccanismo fondamentale. Nell'audio accade con quelli che si chiamano frame, quindi dei piccoli quadretti, diciamo, di spettro sonoro, ognuno dei quali ha una sequenza. Da un punto di partenza si va avanti. A fianco a questa generazione lineare, di fatto, c'è una generazione che si chiama semantica, cioè un controllo a ritroso per far sì che ci sia una coerenza sull'andamento degli accordi, gli schemi utilizzati. E su che cosa si basa tutto questo? Si basa sull'analisi di tutto ciò che è stato fatto, che viene dato in pasto alle macchine, fatto da Vito Lorè, Fabrizio Campanelli, Ennio Morricone, Hans Zimmer. Qualsiasi cosa di pubblicato, ovviamente di disponibile, viene utilizzata per allenare, come si dice, le macchine. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che
Suno, Udio e tutti gli altri sistemi operano sulla base di opere già fatte, edite, pubblicate, sentite e analizzate. Di fatto la loro generazione si basa sulle opere di altri, cioè loro non stanno creando nulla da zero. Quello che diceva Paolo è qualcosa che ha, se vogliamo, anche uno sfondo filosofico, ovvero qual è il meccanismo di funzionamento dell'intelligenza. Questo mondo, se vogliamo, affascinante, cioè quello di trasporre tutta la realtà in numeri e trovare una sequenza basata sulla probabilità, di sicuro è una chiave di lettura e di sicuro ha delle analogie col nostro modo di creare una melodia, strutturare un percorso armonico, no? Abbiamo nel nostro allenamento per creare il nostro linguaggio sicuramente sentito delle cose, non possiamo saper scrivere senza saper leggere. Sicuramente ci troviamo di fronte a problemi filosofici, partendo dal presupposto che allo stato almeno nessuna intelligenza artificiale capisce quello che sta facendo, crea, non è veramente intelligente. Certo, non può capirlo. No, sostanzialmente la macchina riesce a trasformare in rapporti di vicinanza questioni complesse. Non posso neanche dire che sono io l'autore della matrice, perché paradossalmente le nuove intelligenze artificiali creano da sole le loro matrici. Si autoistruiscono purché funzioni. E funziona, e che è il punto di caduta del funzionamento, e se per noi che siamo i consumatori alla fine di questo prodotto ci piace, è coerente, la frase è corretta in italiano, in giapponese, o la musica funziona. Quindi non c'è nessun elemento di creatività dal punto di vista delle macchine, c'è un elemento di, se vogliamo, addestramento su migliaia e migliaia di milioni di ipotesi che producono poi un risultato statisticamente coerente con le nostre attese. Tutto questo come si colloca con il sistema del diritto d'autore? Cozza, tant'è vero che adesso a settembre dello scorso anno, del 2025, noi abbiamo aggiunto una parolina alla legge sul diritto d'autore che prima diceva opere dell'ingegno, adesso è opere dell'ingegno umana. Ritengo che sia altamente probabile che prima o poi non saremo più in grado di distinguere. Tu mi dicevi, Fabrizio, che sei in grado di capire se un'opera... Al momento sì, e posso anche velocemente... Però è sempre più difficile. Sì, ma posso spiegare perché? È curiosa questa cosa. Poniamo che abbiamo 3 elementi, dobbiamo predire il quarto. Perché il quarto possa essere predetto in una maniera corretta, deve confrontarsi con i 3 che sono arrivati prima. Quindi avremo 4 per 4 combinazioni da analizzare, perché ci sia un controllo di coerenza. Vuol dire che più avanti vai e più il calcolo deve essere fatto su una progressione quadratica, cioè 4 per 4, se ne hai 5 per 5, se ne hai 100 per 100, se ne hai 1000 1000 per 1000. Sì. Avete presente tutti cos'è un MP3? Sotto la soglia di 192 suona male. Perché suona male? Senti gli artefatti. Nella compressione sono state tagliate delle cose che il tuo orecchio sente che sono state tagliate. Ma per fare questo lavoro invece di progressione e avere meno bit, ci sono degli algoritmi neurali che permettono di ridurre non a 192 ma a 3 kilobit, ok? A 3000, addirittura a 1,5. Però c'è un punto importante che hai toccato, cioè tu hai detto che te ne accorgi per questa ragione. Sì. La domanda è se ne accorge anche l'uomo della strada. Sì, lavorando di encoding e decoding neurale devi tagliare tantissimo. Nel ricostruire l'onda finale, la ricostruzione ha dei problemi. Questi problemi sono quell'effetto digitale che senti sotto. L'effetto di plastica. Allora mi è capitato un video, mando un video a mia figlia, no? E dice, ma papà, ma sei fuori, dai, ma questa è intelligenza artificiale? Dico, ma non mi sembra, ma senti l'audio, ok? Cioè, non è un'esperta di audio mia figlia, cioè tutti i ragazzini lo sanno, lo riconoscono, perché l'audio ha degli artefatti. Lo vuoi riconoscere nella musica? Rallenta la musica e sentirai una valanga di artefatti. Quindi al momento la capacità di calcolo impone una semplificazione dell'audio tale per cui tu comunque adesso, per il momento, riesci a riconoscerlo, ok? Poi è ovvio che... Io non lo riconosco. Cioè... Ma mi rendo conto dei miei limiti e della mia ignoranza. Però posso anche immaginare che un domani questi problemi vengano risolti con l'aumento della capacità di calcolo e che quindi poi sia di fatto indistinguibile un'opera dall'altra. E quindi
Quindi di chi è alla fine? Di chi è? Di chi è? Di chi Cioè, è devi dire questo? tu, ti abbiamo invitato apposta. Ad esempio Suno dice: potete fare quello che volete col master se avete il piano plus. Sul diritto d'autore dicono: nei paesi dove Cioè? c'è il diritto d'autore sappiate che non è di nessuno, quindi non potete depositare a vostro nome un'opera creata da un AI. Udio invece nicchia sulla questione e dice: noi abbiamo sottoscritto un accordo con Universal e Warner, le nostre macchine sono programmate per cercare di generare qualcosa di nuovo, ci viene dato gentilmente in licenza per l'allenamento, per il training, con accordo di Universal e Warner e degli artisti che vogliono dare il loro timbro vocale e i loro brani per l'allenamento, e quindi la buttano su un piano legale già di licenza, proclamando però che queste tecnologie saranno il passo decisivo per il grande progresso della creatività umana, su cui, ecco, Vabbè. io abbiamo qualche leggerissimo sono dubbio. intenzioni filantropiche o qualche dubbio. Paolo? Però né una né l'altra sono legislatori, no? Quindi Certo. hanno spostato il piano correttamente su una natura squisitamente contrattuale. Cioè, tu entri in casa mia, queste sono le regole. Ma cosa dice il diritto sostanzialmente? Ad oggi il diritto dice che se un'opera è stata fatta senza l'apporto essenziale creativo umano, non ha la tutela del diritto d'autore. Ok. Quindi un conto è lo sfruttamento economico di un'opera che magari può essere paradossalmente copiata, ma comunque la sfrutto grazie al copyright, altro è dire quell'opera è mia, quindi nessuno me la può toccare senza la mia autorizzazione. Poi, ovviamente, tutto questo discorso si sposta su un piano della prova, Certo. perché è lì che è il vero banco di prova. Esatto, perché io posso far generare un brano all'intelligenza artificiale E mentire. dicendo No, che è mio, quella melodia anche è mia. perché, attenzione, c'è un altro passaggio che è estremamente importante. Io faccio generare un brano e lì c'è un problema di master, di quei suoni, di quell'arrangiamento, di quella tonalità, di quella voce. Io lo posso prendere e rifarlo nel mio Esatto. studio. Il master diventa completamente altra cosa, i suoni saranno diversi, la voce sarà un'altra, la tonalità sarà un'altra. E quindi posso dire, nessuno può dirmi niente, perché in realtà io non sto usando quello, sto usando l'idea generata La produzione è da lì, mia. ma la produzione è mia. Ora, il punto qual è? Che io non posso escludere che quella cosa lì che ha generato l'intelligenza artificiale l'abbia presa da un compositore di Santiago del Cile, o che l'abbia presa un pezzo da questo, un pezzo da quello, un pezzo da quell'altro. È chiaro che stiamo semplificando un qualcosa di gigantesco in soldoni, forse anche in maniera un po' quello che specifica, dici- però quello che dici semplicemente è questo. Quello che dici è non solo ovviamente giusto, è anche un punto su cui Udio ha specificato che loro stanno progredendo i propri modelli perché non vengano ravvisate corrispondenze con quanto usato per l'allenamento delle macchine. Cioè, loro specificano: no, attenzione, noi cerchiamo di fare in modo che nessuno possa riconoscere e riconoscersi, perché se tutti voi avete provato a usare Suno, a smanettare anche con un testo nella lista della spesa, ad esempio, a creare una canzone, io mi sono trovato delle cose che sembrano Battiato. Perché Battiato? Perché più metricamente le parole sono casuali, no? Cioè non rispondono a un pattern, e più si va nella canzone d'autore, e quindi senti a volte dei richiami, ti sembra di sentire dei brani cantautoriali dove il testo è predominante rispetto alla musica, no? Quindi a volte vi riconosci dei pattern che ti richiamano un autore. I gesuiti euclidei. Esatto, i gesuiti. Esattamente. E come la risolviamo? Allora, ci sono due ordini di problemi, anzi addirittura tre. Il primo è che la legge parte dal presupposto che stabilisce un principio, e il principio è quello che abbiamo detto: ci vuole ad oggi, per avere la tutela del diritto d'autore, il fatto che ci vuole un autore umano, anche adiuvato dall'intelligenza artificiale, ma la creatività umana deve essere dirimente. Però la legge dice anche che è vietato uccidere, eppure qualche volta lo troviamo. Succede, Quindi non bisogna confondere e dire ma se ci sono cadaveri vuol dire che la legge non funziona. Cioè, è un problema che si sposta sul piano Giusto. della prova. E qui
Se quindi io voglio essere tutelato da questo punto di vista, e quindi prima di tutto non sto mentendo, quindi non è che faccio un brano con l'intelligenza artificiale e poi dico che sono stato proprio io, a quel punto chi può dire no, non è vero? Andiamo su un'analisi tecnica molto complicata che può essere agevolata nel momento in cui tu hai lasciato traccia della tua produzione, quindi ancorché tu abbia utilizzato un'intelligenza artificiale hai tutta una serie di passaggi di che work in progress testimoniano che dimostrano il fatto che, e a quel punto io come giudice ti riconosco che mi hai dimostrato che effettivamente è così e quindi ti riconosco la relativa tutela. Poi però è un fatto che l'intelligenza artificiale esiste, non tornerà indietro e probabilmente si utilizzerà sempre di più. E allora il tema rimane esattamente quello dell'addestramento. E quindi probabilmente la questione si sposterà lì, cioè il fatto che comunque le intelligenze artificiali non creano nulla, ma le intelligenze artificiali pescano a piene mani da questo sterminato database di tutte le musiche già esistenti, riuscire a remunerare chi questi database le ha effettivamente creati. Tutti gli autori che hanno condiviso la creazione di queste enorme banche dati che hanno permesso a sua volta all'intelligenza artificiale di addestrarsi. Ne avevamo parlato in una live, mi sembra, di questa... L'abbiamo parlato come una conseguenza a questo logica, punto va bene, ok, allora la traduco: genera intelligenza artificiale, i proventi vengono distribuiti tra Vittore, Morricone, Campanelli e tutti quelli che ancora oggi hanno dei diritti. E infatti la legge che vi accennavo prima, che ha inserito la parola umana all'opera dell'ingegno, ha anche aggiunto che tu hai il diritto come autore di escludere il fatto che l'intelligenza artificiale sia allenata sui tuoi. Poi come venga materialmente fatto sarà complicato vederlo, però esatto, il principio, il diritto sta lì. Intelligenza artificiale genera un brano, io lo copio ma lo rifaccio io, quindi faccio la mia produzione, un mio master e lo spaccio per mio. E un domani su uno, dopo che l'ho pubblicato e quindi è rientrato, su uno dice: zio, tu hai pubblicato questo qua, ma questa in realtà l'abbiamo fatta noi, generato il 22 gennaio alle 16:03, e questa cosa sarebbe interessante, se fosse l'intelligenza artificiale stessa a smascherare i nostri tentativi di furto. Consapevolmente o inconsapevolmente posso fare un pezzo che assomiglia a un pezzo scritto da ragazzo a Santiago del Cile. Finché lui non si accorgerà di questa somiglianza, io vivrò vita tranquilla. Ma se funzionasse una roba del genere, siamo veramente fregati. No, noi no, perché non lo usiamo, ma insomma chi lo usa è veramente fregato. La seconda cosa che voglio dire, che però questo è forse più generico, tu hai detto il giudice decide. Ovviamente il giudice non è musicista, quindi presumo si affidi a dei consulenti, a delle perizie. Ecco, e quindi in questo caso, come in altri immagino casi legati a delle sentenze, in realtà conta tanto chi è il consulente. Le cause sui plagi ci sono dalla notte dei tempi, è la stessa cosa, cioè quando io asserisco che quella canzone lì dei Beatles in realtà l'ho scritta io, poi ci sarà un perito che dovrà stabilire se effettivamente c'è una correlazione oppure no, e praticamente funziona che se fai 10 cause avrai 10 esiti diversi, quindi anche lì non è un risultato automatico e scientifico. Questo discorso mettiamolo, esemplifichiamolo nella realtà. Vito si affida a Suno per creare l'opera della sua vita. Arriva Campanelli che dice: ma Lorè, questa musica è mia. Lorè deve innanzitutto dimostrare che quello è un'opera del suo ingegno, perché se non lo dimostrasse, dicesse no, io ho usato Suno o Udio o qualsiasi altra cosa, ci sarebbero... Se Vito dice che ha usato l'intelligenza artificiale non ha nessuna tutela. Se dice che ha utilizzato l'intelligenza artificiale come strumento che lo ha aiutato ma che c'è comunque il suo zampino creativo fondamentale, allora ha tutela. Come caso di scuola noi possiamo immaginare che adesso un super computer con una super intelligenza artificiale crei tutte le musiche possibili e immaginabili e quindi ha esaurito la possibilità. Senti, per avviarci alla conclusione, ti chiedo una tua opinione strettamente personale di quale secondo te sarà lo scenario futuro, e ti chiedo se realisticamente ritieni che la cosa verrà normata in termini accettabili, in che tempi? Beh, allora, secondo me l'autore mediocre, quello che sostanzialmente copiava già da prima verrà annacquato e spazzato via, e quindi lascerà spazio solo ad autori veramente innovativi, veramente creativi, cosa che probabilmente adesso l'intelligenza artificiale ancora non riesce a fare. Dall'altra
il diritto d'autore dovrà necessariamente cambiare, perché a parte lasciare la paternità che servirà a poco, il modello che sta dominando è quello del copyright, e quindi tutto passerà dalle chiavi di accesso di quel determinato prodotto. Cioè, anche se io ho un prodotto creato con intelligenza artificiale, sono già sulle piattaforme, Certo. e già creano reddito, e quindi chi ha ideato tutta questa cosa ha comunque un beneficio economico, che è quello che poi gli importa per farne ancora Certo. ulteriormente. Quindi diciamo che l'intelligenza artificiale ha messo un po' più a nudo le debolezze funzionali dell'idea di creare un qualcosa che non esiste, che si chiama appunto diritto intellettuale su un'opera E inesistente. le tempistiche secondo te realistiche, secondo te, No, se ci sono, se ne esistono? Beh, sono dettate dal commercio. Ripeto, l'Italia adesso ha inserito questa novità pratica, che però voglio vedere poi materialmente come verrà disciplinata, perché se dico che io posso farmi aiutare dall'intelligenza artificiale purché ci sia un elemento direttivo, com'è, chi lo stabilisce, la linea chi dove lo la vale, mettiamo e come si fa a fare, ci sarà un pasticcio grosso, come si suol dire, però a livello pratico penso che sia anche poco influente da un punto di vista economico, perché non è lì che si gioca la partita. La partita ormai si gioca sulla distribuzione e sulla penetrazione del mercato a livello immediato, e quindi diventerà probabilmente un diritto che si sposta sugli strumenti e sull'architettura complessiva in cui tutte queste funzioni entrano in gioco. Per ricapitolare, prima di salutarci, ai nostri amici compositori, non possono depositare cose create con l'AI, ok? A meno che l'AI non sia stato di supporto come interlocutore. Però ok? Paolo ci ha detto in belle parole eh, che è una cosa difficile da dimostrare. È il problema del Esatto. cadavere. È il problema del cadavere. Esatto. Però il problema a cui abbiamo accennato prima qual è? È che se io uso su uno deposito e qualcuno dice no, quella è mia, poi mi trovo un po' nei casini, perché, perché devo dimostrare cose che mi mettono imbarazzante e parecchia difficoltà. Bene, ringraziamo Paolo Fortina per esserci venuto a trovare, per averci dato così tante nozioni in una materia e in un ambito che sicuramente è in divenire. Noi continueremo a darvi aggiornamenti man mano utili che a ce ne tutti, saranno. in primis a noi, Esatto, ovviamente. perché comunque è una cosa con cui dobbiamo inevitabilmente oggi come oggi fare i conti. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate, se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale qua sopra E ci vediamo. e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!